Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi ti mettiamo alla prova con un quiz di italiano livello C1, pensato per chi vuole davvero padroneggiare la lingua in modo avanzato. Non si tratta di semplici domande. Qui troverai sfumature grammaticali, lessico ricercato e modi di dire che metteranno in difficoltà anche i più preparati. Rispondi a 30 domande. Ogni risposta corretta vale un punto. Somma il punteggio e scopri il tuo livello finale. Siete pronti? Iniziamo! Grammatica avanzata. È meglio che tu non troppo su questa questione. Insista. Ti presto il libro, a condizione che lo entro la settimana. Restituisca. Per quanto impegnato, trova sempre il tempo per allenarsi. Sia. Sebbene più volte non ha cambiato idea. Lo avessero convinto. Pare che il progetto già approvato dalla direzione. Sia stato. È fondamentale che voi a fondo la questione prima di decidere. Comprendiate. Ti ho detto che sarei venuto a cena da voi, a meno che non piovesse. Ogni anno Venezia. Da molti turisti stranieri. Viene visitata. Dubito che loro davvero compreso la situazione. Abbiano. Non appena il segnale, inizieremo la prova. Riceveremo. Lessico e sfumature. Cosa significa pervasivo? Diffuso. Indica qualcosa che si diffonde ovunque e penetra in profondità, sia in senso concreto, sia in senso figurato. Quale tipo di stile indica il termine aulico? Solenne. Indica uno stile nobile, solenne e raffinato, tipico della corte e contrapposto a quello comune. Deriva dal latino aulcus, legato alla reggia. Cosa significa avulso? Distaccato. Indica qualcosa di staccato o isolato dal contesto. In senso figurato, descrive ciò che risulta fuori luogo o senza legami con ciò che lo circonda. Cosa significa ineluttabile? Inevitabile. Indica qualcosa che non può essere evitato, contrastato o cambiato. Cosa significa caduco? Temporaneo. Indica qualcosa destinato a durare poco, a deperire o a cadere presto, effimero,
transitorio, fragile. Cosa significa lapalissiano? Ovvio. Significa ovvio, scontato, talmente evidente da risultare quasi superfluo da dire. Cosa significa empirico? Esperienziale. Significa basato sull'esperienza diretta, l'osservazione o la pratica, anziché su teorie o formule astratte. Cosa significa farraginoso? Confuso. Indica qualcosa di confuso, disordinato e inutilmente complesso, perché composto da troppi elementi messi insieme alla rinfusa. Cosa significa irrefragabile? Indiscutibile. Indica qualcosa di inconfutabile, inoppugnabile e indiscutibile, di cui non si possono negare l'evidenza o la validità. Cosa significa dirimente? Decisivo. Indica qualcosa di decisivo e risolutivo, capace di definire o chiudere una questione. Modi di dire. Cosa significa tenere banco? Domina la scena. Significa dominare la scena o essere il protagonista assoluto di una situazione, solitamente in un contesto sociale o di conversazione. Cosa significa fare orecchie da mercante? Fingere di non sentire. Significa ignorare volutamente ciò che si sente o si viene richiesto, fingendo di non capire per convenienza o per evitare responsabilità. Cosa significa tagliare la corda? Fuggire. Significa allontanarsi rapidamente o darsi alla fuga, spesso di nascosto, per evitare una situazione scomoda, un pericolo o un impegno. Cosa significa gettare la spugna? Arrendersi. Deriva dal pugilato, dove l'allenatore lancia la spugna per segnalare la resa del pugile. Significa quindi arrendersi o rinunciare a un'impresa quando diventa troppo difficile o insostenibile. Cosa significa battere la fiacca? Essere pigri. Significa oziare o lavorare con poca voglia, evitando la fatica con atteggiamento pigro o svogliato. Cosa significa avere le mani in pasta? Essere coinvolto in qualcosa. Significa essere coinvolti attivamente in un'attività, con contatti influenti e capacità di muoversi nei contesti decisionali. Cosa significa l'espressione non ci piove? È certo. Espressione usata per indicare che un fatto è assolutamente certo e indiscutibile. Cosa significa l'espressione fare una sviolinata? Lusingare. Significa adulare o lusingare in modo eccessivo e non sincero per ottenere favori o vantaggi. Cosa significa l'espressione andare a ruba?
Esaurirsi rapidamente. Significa che un prodotto è estremamente richiesto e viene venduto o esaurito in pochissimo tempo. Cosa significa l'espressione tirare il pacco? Non onorare un impegno. Significa non presentarsi a un appuntamento o disattendere un impegno preso, tipico del linguaggio informale. Fare il pacco, dare buca, dare bidone. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se hai fatto da 0 a 12 punti, hai una conoscenza ancora parziale dell'italiano. Comprendi alcuni aspetti, ma fai fatica con strutture complesse, lessico avanzato e sfumature linguistiche. È un buon punto di partenza, ma serve ancora pratica per consolidare le competenze tipiche del livello avanzato. Se hai fatto da 13 a 22 punti, hai una buona padronanza dell'italiano. Sei in grado di affrontare correttamente la maggior parte delle domande, comprendendo strutture abbastanza complesse e un lessico vario. Alcuni modi di dire, ambiguità o costruzioni particolarmente articolate possono ancora richiedere attenzione, ma il tuo livello è già stabile e funzionale. Se hai fatto da 23 a 30 punti, hai un'ottima padronanza dell'italiano. Dimostri una comprensione sicura e precisa di strutture complesse, lessico ricercato e sfumature linguistiche tipiche dei parlanti esperti. Sai interpretare correttamente anche espressioni idiomatiche e contesti impliciti. Risultato eccellente! Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!